Panettone XXL, mandorlato. Sofficissimo, alveolato e facile da fare. Dai, mettiamoci all'opera. Seguitemi. Iniziamo. Prepariamo il lievitino. 150 g di farina zero o Manitoba, 10 g di lievito di birra, sciolti nell'acqua, in 200 ml di acqua leggermente tiepida, e impastiamo. Facciamo lievitare per un'ora circa, deve triplicare di volume, oppure lo possiamo fare ancora meglio il giorno prima, facciamo attivare la lievitazione a temperatura ambiente, tipo un'ora, e poi lo mettiamo in frigorifero per tutta la notte e il giorno dopo il lievito è pronto. Ma va benissimo anche un'ora. L'importante è che sia attivata la lievitazione, quindi deve almeno triplicare di volume. Dopodiché lo possiamo usare. Prepariamo il mix aromatico: bucce di arancia, solo la parte colorata, arance biologiche, mi raccomando. Mettiamo le bucce, tre cucchiai di zucchero e un cucchiaio di miele generoso. Ed ecco la pasta d'arancio. Questo darà il profumo al panettone. La farina, 500 g di farina zero o Manitoba, il lievitino che avevamo fatto ieri, guarda che meraviglia. Nell'acqua tiepida aggiungo il lievito, 5 grammi più o meno. In 100 g di zucchero aggiungo un limone grattugiato e un'arancia grattugiata. Aggiungiamo ulteriore profumo al panettone. I 3 tuorli, Se non vuoi farla a mano così, puoi usare o il frullino con queste fruste qui, gancio, oppure, io ce l'ho ma non la uso, la planetaria, è lì. Quindi scegli tu. Faccio vedere come si fa con questa. Quindi col gancio, semplice. Così è più facile far incordare l'impasto. Un bel pizzico di sale. E 2 cucchiaini di pasta d'arancio. Anche 3. Ed entriamo col burro a pezzettini, poco alla volta. 100 g di burro, cedro candito o arancio uguale, uvetta passa,
rinvenuta, prima sciacquata in acqua e poi rinvenuta in succo di arancia. Taglio i canditi. Ora puoi lasciarli sia così a pezzettini o li frulli come faccio io, un po'. In questo modo si amalgamano meglio all'impasto. Strizzo l'uvetta e unisco uvetta e canditi. Vedi, adesso risulta incordato e più elastico. Quindi aggiungiamo la frutta candita e l'uvetta. Con una spatola solleviamo dal basso e rimettiamo sopra per un po' di volte, oppure con le mani bagnate. Ora puoi scegliere o farlo crescere per almeno 4 ore, comunque deve triplicare di volume, oppure in frigo per tutta la notte e lo riprendiamo il giorno dopo. Io ho lasciato crescere a temperatura ambiente per 4 ore almeno. Un po' di olio sul piano e lasciamo cadere l'impasto. Allarghiamo. È meraviglioso. E ripieghiamo così, come vedi, a caso. Questo farà sì che acquisterà ancora più leggerezza, che tutta le bolle, la crescita rimarrà all'interno. Quindi giusto per far inglobare l'aria. Ora io uso uno stampo grande da 28 cm, se non ce l'hai usane 2 più piccoli, perché questo viene grande. E lo adagio così, guarda l'aria che è all'interno, una meraviglia. Quindi lasciamo crescere, adesso deve triplicare, superare quasi il bordo, ci vorranno un paio d'ore, dipende dalla temperatura in casa. Intanto prepariamo la glassa che metteremo sopra, i 2 albumi e all'incirca 70 g di farina di mandorle, 3 cucchiai di zucchero e formiamo questa pastella che non deve essere né troppo liquida né troppo solida. Eventualmente correggete o di liquido o di solido. Un cucchiaio di pasta d'arancia, anche qui, visto che l'abbiamo, ed è pronta. Ta-dan! È un po' cresciuto, devo stare attenta però. Facciamo movimenti delicati e mettiamo sopra, così, non tutto di colpo perché potrebbe abbassarsi il panettone, ma così, piano piano, delicatamente. Intanto il forno è arrivato a temperatura. Puliamo un po' dove è colato e aggiungo mandorle e zucchero, granella. Aggiungiamo un po' di zucchero, questo farà sì che la parte superiore farà una crosticina, la parte più golosa poi. E andiamo in forno a 170 gradi ventilato o 175 statico per 40-45 minuti, anche un po' di più. A dopo. Il profumo è meraviglioso. Sono arrivata a tarda serata, ma ne è valsa la pena.
ecco, vedi, è asciutto all'interno, quindi lo tolgo subito, immediatamente, lo infilzo con dei ferri da calza, o questi in particolare sono quelli per fare la pasta, per fare i fusilli, e subito capovolgiamo, perché deve raffreddare così. Io mi sono arrangiata con il piano di lavoro e uno sgabello, una sedia, in modo che resti così tutta la notte. E andiamo a nanna. Buongiorno. Il panettone ha dormito tutta la notte a testa in giù. Ta-tan! XXL. Un'innevata di zucchero a velo, leggera leggera. Ora è Natale. Guarda che meraviglia. Bello, leggero, alveolato, È enorme. soffice all'ennesima potenza. E si mantiene per 4-5 giorni tranquillamente, morbido. Buono. Che bontà. Adoro. Anche questo, ahimè. Buono, buono, buono. Io potrei finirmela tutta questa fetta, ve lo dico. E pensate che da bambina non amavo il panettone, solo il pandoro. Invece oggi molto di più il panettone. Grazie per la visione come sempre. Se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale. È gratis. Ciao ciao, al prossimo video.